Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese da un'idea di Go Nagai, il Mazinga Z, uscita numero 31 e un'edizione a 7. L'altezza del solo Mazinga sarà di 75 cm, ma è completo del centro di ricerche fotoatomiche dove sul punto più alto avremo un'altezza di ben 90 cm. Andiamo subito a vedere quello che è contenuto in questo fascicolo. Chi fosse interessato a dare lettura e visione dei contenuti dei fascicoli potrà farlo guardando il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Saluto tutti i miei iscritti, grazie di cuore a tutti quanti e alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere. Ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, ci sono altri modelli e non soltanto robot. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Prima di procedere mi sono dimenticato nel montaggio precedente, il numero 30, e tutti voi ve ne sarete accorti, solo che sinceramente avete visto, ho cercato di trovare la soluzione per un corretto montaggio e alla fine il tempo è stato quello che è stato e mi sono dimenticato. Comunque, ve li faccio vedere adesso. Questi sono i fari anteriori che poi saranno illuminati da una luce LED. Abbiamo due perni dove uno è più grande come sezione e uno è più piccolo. Lo vedete anche dal foro di entrata. Quello a destra è più grande, quello sinistro è più sottile. Quindi questo va messo così. Guardate. Là. Va inserito così, con questa inclinazione e in questa direzione. Quindi lo metto qui. E beh, questo è un valore aggiunto molto bello. Però devo essere anche certo che non fuoriesca. Vediamo un po' se riesco a premerlo un po' di più, sempre sui perni, non al centro perché rischiate di spezzarlo in due. Ricordo un'altra volta che questo è il montaggio che avrei dovuto eseguire nell'uscita 30, ma lo faccio adesso perché mi sono dimenticato. Ecco qui. Perfetto. Andiamo avanti col numero 31. Questa è la fusoliera superiore in zinco presso fuso. Tutto quello che vedrete adesso è in stirene ad alta resistenza. Coperchio vano batterie con interruttore. Base della fusoliera. Qui ci sarà l'interruttore che esce, vedete, on, off, acceso, spento. Poi abbiamo questi che sono, questo è, fatemi leggere, coperchio vano batteria, ma l'ho già detto, ma sono proprio, e sono stanco ragazzi. Questo è il 14° video oggi, sono veramente stanco. Abbiate pazienza, vogliatemi bene. Allora, raccordo fibre ottiche, ecco qui. Poi due serie di viti,
anzi no, questa è una serie di viti soltanto, che è la stessa vite che abbiamo usato prima per bloccare l'ala sinistra dell'overbuilder, ok? Ne avete avanzata una dal montaggio precedente. Poi abbiamo questo che invece è la placca in metallo, questa, e l'adesivo che poi terrà in posizione la placca in metallo. Bene, andiamo avanti. Chi mi ha seguito lo sa, ho montato subito questo motorino che in realtà andava montato in questo numero, ma la ragione ve l'ho spiegata nell'altro video. Quindi adesso vado a prendere questa, che è l'ala destra del nostro meraviglioso overbuilder, eccola qui, così. Divido i fili, il rosso è a destra, quindi giro questo così. Piego la base. Dov'è l'altro pezzo? Questo. Non so perché ho preso quello in mano. Boh. E inserisco. Così. Ecco fatto. Vedete? L'importante è che i fili non vadano assolutamente sui bordi dove poi andrà il perno, qui, e la vite qui, mi raccomando. Nella foto ve lo fanno passare solo da un lato, vedete voi, io lo faccio passare così che mi piace di più. Chiudo qua, così. Prendo già la vite. Ma non si vede niente, scusate ragazzi. Lo so, devo inserire prima il braccio, ma la punto soltanto. Questo è a posto, questo è a posto, perfetto. Quindi così inserisco il primo e faccio entrare il secondo, vedete? Ecco fatto. Devo solo avvitare. Avete visto, una volta che si ha il metodo, quanto meno ci ho messo rispetto a quello che ho montato nell'uscita numero 30. Qua perfettamente a filo, non abbiamo scalini, altrimenti attenzione perché avete pizzicato il filo. Qui il filo è perfetto, nero a sinistra, rosso a destra, qui uguale. Andiamo a metterlo sul lato che non dia fastidio all'interruttore qui. Così. Proviamo anche questo che si agganci quando bascula. Perfetto, perfetto.
Andiamo a inserire questa. Vediamo se anche questo disegno è corretto. Allora, loro ce la fanno inserire così. Un attimo ragazzi, metto pausa così poi vi spiego tutto. Allora, adesso non so se riesco a farmi capire ragazzi. I motorini, questo è quello che abbiamo montato prima al sinistro ed è corretto così, nel senso che anche l'elica, se gira in senso orario, il motorino è perfetta perché andrà a spingere l'aria verso il basso, come se fosse un elicottero, per capirci. Questa, se dobbiamo seguire quello che ci dicono loro, dobbiamo montarla così. Però così può solo funzionare se girasse al contrario il motorino. E neanche. Per funzionare noi dovremmo mettere invece l'elica al contrario rispetto a quella, cioè qui, guardate, lo so, non è semplice, neanche da spiegare, ve lo garantisco. Se noi prendiamo l'elica, ci accorgiamo che qui abbiamo uno certo solco, ma se giriamo è più accentuato, vedete? Quella l'abbiamo montata così, ma l'abbiamo montata così perché il motorino, se è giusto che gira in senso orario, vedete, spinge l'aria verso il basso. Lo so, non ci dobbiamo giocare, però perché non essere precisi? Se io vado a montare questa così, vedete, invece di metterla al contrario, che è più scavata, vedete il centro, guardate il centro dell'elica, e quindi la metto come questa, e la metto così, come ci dicono loro nel disegno, questa per funzionare deve girare così. Vediamo un po'. Così gira. Senso orario, senso orario. Sì, perfetto allora. Dobbiamo metterla tutte e due così. Anche questa. Siccome avevano differenziato il sinistro e il destro, non capivo questo, come motore. Mettetele così ragazzi, guardate la posizione delle pale. Oh, poi se non dovesse andare bene, la sostituiremo, la gireremo al contrario, cosa vi devo dire? Perché tutte e due... C'è qualcosa che non mi convince, metto pausa un attimo. Secondo me ragazzi, guardate, comunque poi appena gireranno le eliche vi dirò, però secondo me questa è giusta. Perché questa poi lavora così, vedete, questo vola così, l'overbuilder. Quest'elica gira e spinge l'aria verso il pavimento e lui si alza. Nella realtà ovviamente se questo fosse reale, ma l'elicottero funziona così. Questo invece per funzionare dovrebbe girare al contrario per come sono messe le pale, vedete? Secondo me quest'elica va girata al contrario, perché così non va bene. L'unico mio pensiero è che loro ci abbiano fatto una differenziazione tra destro e sinistro perché magari un motorino gira da un senso e uno dall'altro. Ecco perché non voglio sostituire ancora questa elica qui. Quindi li lascerò così. Poi quando accenderò e farò la prova mi renderò conto e ve lo dirò. Ve ne renderete conto anche voi. Quando lo accenderete dovrete vedere sotto, mettete un po' di lana, un po' di cotone, si deve muovere, deve spostarsi da tutte e due le parti. Bene, andiamo avanti, altrimenti non finisco più. Poi separo questo pezzo,
e il coperchio del vano batterie. Avete visto, se passate sopra il pezzo di metallo poi non si vede nulla dove avete carteggiato. Ok, all'interno andiamo a metterci questa placca in metallo e sopra l'adesivo. Perfetto, ecco qui. Fatto questo, mettiamo l'interruttore, lo separiamo facendolo girare ma piano, delicatamente, così la plastica si scalda un po' e non vi crea la mancanza del pezzo di plastica poi sull'interruttore. Voilà. Stavo guardando se aveva un senso metterlo così o metterlo così, non cambia assolutamente nulla. Quindi lo vado a mettere qui. Ecco qua. Perfetto. Prendo questo. Raccogliamo bene i cavi affinché non diano fastidio all'interruttore quando si muove a destra e a sinistra. Considerate anche lo spostamento, come vi ho appena detto, dell'interruttore, quindi non lasciate i fili vicino al tasto che poi va spostato e quindi deve poter essere libero di muoversi. Poi accertatevi che qua sia perfettamente così messo bene. Qua il cavo si vede, non va assolutamente bene che si veda, anche se poi ci va il coperchio delle batterie, ma questo cavetto qui assolutamente non deve potersi vedere.
Ok. Facciamo uscire chiaramente l'interruttore. Sì, ovviamente lui deve essere completamente a filo per non andare ad intralciare poi il corretto appoggio quando entra nella testa del Mazinga Z, quindi va bene così. Mettiamo le 4 viti. Mettiamole prima tutte e 4, le stringiamo alla fine, dopo che le avremo messe tutte e 4. Ok. Va benissimo, stringiamo tutto. Nessuna vite deve spuntare fuori dalla linea della plastica, mi raccomando. Ok? Bene. Questo poi andrà qui. Avanziamo questi 2 pezzi e il coperchio vano batterie. E la fusoliera, questa qui, che poi andrà messa qui. Qua nel prossimo numero riceveremo anche il vetro, qui è la plastica che simula il vetro dell'overbuilder, dove all'interno c'è il nostro Koji Kabuto seduto. Eccolo qui. Quanto è bello, spettacolo, bellissimo. Bene ragazzi, adesso prendo quello che ho montato fino a questo uscita e poi ci salutiamo. Ecco qua ragazzi, guardate che spettacolo. Bellissimo. Che bello che è. Che opera d'arte, che opera d'arte. A pensare che è tutto nato da un disegno di Go Nagai. Ecco qui. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari, un grande saluto. Mi raccomando, seguitemi. Io adesso vado a preparare 2 video per 2 auto da rally, la Lancia Stratos HF Livrea all'Italia e l'Audi A4. Tutte e 2 hanno vinto il Rally di Monte Carlo, la Lancia Stratos nel 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo navigatore copilota Silvio Maiga, e nell'84 l'Audi 4 con il pilota Walter Roll e il suo copilota navigatore Christian. Grazie del vostro tempo ragazzi, al prossimo video, ciao!